dato che non ci sono molti video in cui si vede effettivamente come funziona il programma 101, ho deciso di realizzarne uno in cui eseguirò due programmi molto semplici che ho realizzato personalmente. Chiaramente il programma 101 è un computer molto semplice, quindi esegue soprattutto operazioni matematiche e logiche e stampa dei risultati numerici. In questo caso quindi ho realizzato un numero che calcola la sequenza di Fibonacci entro due limiti. Quando io avvierò il programma, il computer si fermerà e mi permetterà di inserire i due limiti entro i quali io voglio stampare la sequenza di Fibonacci. Andiamo subito a provarla, accendo il computer, inserto la memoria. I programmi sono tutti inseriti all'interno di questa scheda e su ogni lato c'è un programma. La scheda può essere inserita chiaramente in due versi. Inserisco la scheda, adesso il programma è caricato e posso avviarlo. Lo avvio, il programma è partito. A questo punto io posso inserire il mio primo numero. Questo è il programma della sequenza di Fibonacci, quindi ad esempio inserisco, in questo caso possiamo partire anche da 1, inserisco 1, invio, la macchina calcola, poi si ferma di nuovo e inserisco un altro numero, ad esempio 13, e quindi la macchina in questo caso esegue la stampa di tutti i numeri da 1 fino a 13 in un ciclo dove ci sarà un controllo e al termine di questo ciclo farà questo controllo, quindi un'operazione logica, e si fermerà. Chiaramente la macchina è abbastanza lenta, di conseguenza il successivo programma che calcola i numeri primi è un po' più complesso, e dato che calcolare un numero primo richiede spesso di eseguire un'enorme quantità di operazioni, il codice è stato ottimizzato il più possibile. La macchina anche in questo caso, essendo un computer, può fare tantissime operazioni, può fare operazioni logiche, salvare in memoria nei registri i risultati delle nostre operazioni, e quindi mi permette di creare una struttura logica per ottimizzare il calcolo. Ci sono quindi in questo programma vari salti condizionati, salti incondizionati, e quindi controlli, e va ad utilizzare quasi tutta la memoria e anche quasi tutti i registri di memoria della macchina. Ora avvio di nuovo, esercito la memoria, metto la scheda nel verso dove ho memorizzato il programma per calcolare i numeri primi. Il programma ora è stato caricato in memoria e lo avvio. A questo punto io posso inserire il mio primo numero. Inserisco ad esempio, mettiamo 2 è un numero primo, anche se è pari, il primo numero primo, e la macchina mi stampa 1. Inserisco 5, anche 5 è un numero primo, e la macchina mi stampa sempre 1. Inserisco ad esempio 31, in questo caso la macchina esegue sempre le sue operazioni e mi stampa sempre 1 perché è un numero primo. Se fosse stato ad esempio 27, che non è un numero primo, la macchina in questo caso esegue delle operazioni e mi va anche a trovare qual è il divisore più piccolo, e in questo caso è 3. Quindi quando non è un numero primo mi stampa il divisore del numero che ho inserito, il divisore più piccolo. Niente, la macchina è chiaramente molto lenta, quindi se vado a calcolare dei numeri primi che hanno 4-5 cifre, ovviamente impiega molto più tempo. Nel mio caso, in questo caso ho fatto un programma che cerca di ottimizzare il più possibile i calcoli. Su un numero di 4-5 cifre la macchina impiega 30 o anche 60 secondi per calcolare un numero. Bene, l'esempio è finito e saluto tutti. Grazie.